e noi non vogliamo infastidirle. Mi sono mossa. Se come me non avete mai visto come è fatta un'arnia, vi spiego innanzitutto che ci sono due tipi di arnie. Le arnie razionali, che sono quelle che vengono utilizzate nell'agricoltura intensiva ma anche a livello hobbistico, e sono quelle con i cosiddetti favi mobili, oppure le arnie rustiche, che sono semplicemente dei contenitori dove le api costruiscono come preferiscono i loro favi e che però non permettono all'apicoltore di intervenire e di controllare anche i vari stadi della vita della famiglia dell'ape. Le ape razionali ce ne sono di vari tipi. Io ho deciso di utilizzare l'arnia chiamata Dadantblatt, che è questa. Questa è un'arnia cubica. Questa è sempre la stessa arnia, ma con un portichetto davanti, che sono quelle che vengono utilizzate per chi pratica il nomadismo. E l'arnia che più mi incuriosisce è questa, che è l'arnia top bar. Sono tutti tipi di arnie razionali, come ho detto, perché in tutte queste noi abbiamo la possibilità di controllare lo sviluppo della famiglia. Inizio a farvi vedere le arnie Dadantblatt, che sono le più utilizzate perché sono quelle che vengono usate dagli apicoltori professionisti. Allora, questo è il corpo dell'arnia, che è la cosiddetta casa delle api. Qui all'interno loro creano tutto il loro nido. Come dicevo prima, queste arnie sono costituite da dei telaini mobili. Questi sono senza foglio cereo, ma poi andrà applicato, e questi ci permettono di ispezionare in qualsiasi momento come sta andando la famiglia, se c'è covata, se hanno le scorte di miele e mille altre cose. Il telaino si compone di una struttura in legno che viene appoggiata a questi supporti. All'interno viene fatto passare un filo di metallo, non so se si vede. Su questo filo di metallo, adesso io non ho qui con me i fogli cerei, ma li avrò domani, poi ve li farò vedere, si applica un foglio cereo. Che cos'è un foglio cereo? È un foglio di cera d'api già prestampato con un inizio di cella, le celle esagonali che utilizzano le api. Le celle che vengono prestampate hanno delle dimensioni standard e quelle che vengono utilizzate al momento sono delle misure adatte alle api operaie. Vediamo una rete di metallo che si chiama fondo anti-varroa. La varroa è un parassita delle api e questo fondo è stato introdotto quando appunto è arrivata la varroa anche nel nostro continente, è stato importato dall'Asia negli anni 80 e serve per quantificare la caduta in seguito ai trattamenti che ogni anno per legge bisogna fare. Sotto a questo fondo c'è un cassettino di metallo estraibile che possiamo mettere o togliere, se per caso facciamo caldo magari per arieggiare possiamo togliere, e da quello che noi troveremo su questo cassettino potremo ricavare moltissime indicazioni sullo stato di salute della famiglia, oltre che appunto contare la caduta della varroa in seguito ai trattamenti. Quindi questo è il corpo dell'arnia ed è proprio la casa delle api. Noi da qui non andremo mai ad estrarre miele. Sopra a questo corpo c'è il coperchio, questo buco
serve eventualmente per la nutrizione. Se le api avranno bisogno di un aiuto, noi potremo nutrirle attraverso questo foro con un apposito contenitore che va posto qui sopra. E poi c'è il coperchio, che è di legno ma rivestito di lamiera zincata in modo da proteggere dalle intemperie. Quando la famiglia sarà pronta e potrà produrre miele in abbondanza anche per noi, toglieremo il coperchio. Qui andrà applicata una rete che si chiama escludi regina e serve a fare in modo che la famiglia non salga sul melario e non vada quindi a deporre nei nostri telaini di miele. Applichiamo il melario. Questi sono i telaini del melario e richiudiamo. Su questi telaini ovviamente andrà inserito anche qui il foglio cereo, che le api poi finiranno di costruire e riempiranno di miele, e poi richiudiamo come abbiamo fatto prima. I telaini del melario sono grandi la metà di quelli del nido. Una cosa importante da dire sui telaini: allora, quello che ha permesso di utilizzare questi telai mobili è stata la scoperta dello spazio d'ape. Lo spazio d'ape cos'è? È quella distanza che sta tra i 7 e i 9 mm che permette all'ape di passare, ma non è né troppo grande né troppo piccola. Se fosse troppo grande, le api costruirebbero dei ponti di cera. Se invece fosse troppo piccola, le api chiuderebbero la fessura con il propoli e quindi noi non potremmo più estrarre il telaio. Prima abbiamo visto le arnie Dadan Blat, ora possiamo vedere l'arnia Top Bar o Kenya Top Bar. Questa è un'arnia che viene utilizzata principalmente in Kenya o comunque nei vari stati dell'Africa, che viene utilizzata da chi vuole praticare un'apicoltura più naturale. È una cassa molto semplice, sono 4 assi e ha una forma trapezoidale, perché si dice che questa sia la forma in cui naturalmente costruirebbero le api. Si chiama Top Bar perché si utilizzano queste semplici barrette che hanno un invito dove le api si andranno ad agganciare per costruire il loro favo. In questo caso non ci sarà bisogno di fogli cerei e quindi anche per questo serve molta meno attrezzatura per quest'arnia, perché le api costruiscono direttamente attaccandosi a questa barra. Costruiranno quindi un favo che avrà questa forma. Ovviamente i favi saranno molto più delicati e non potranno essere maneggiati ad esempio in tutte le direzioni come possiamo fare invece con un favo dell'arnia standard tradizionale, perché non avendo all'interno i supporti in metallo, ovviamente il favo rimane più fragile. Anche questa è dotata di fondo antivarroa e di cassettino. Questa è un'arnia che può essere ben impiegata anche a livello familiare, proprio perché non c'è bisogno di particolari attrezzi, non c'è bisogno di attrezzi per la smielatura, perché comunque i favi si romperebbero all'interno della centrifuga e l'unico modo per utilizzare questi favi è quello di spremerli. In pratica, come si faceva una volta, si prende il miele, semplicemente lo si spreme e poi l'anno successivo le api ricostruiranno il loro favo naturalmente. Chi sostiene l'utilizzo di quest'arnia ritiene che sia migliore perché all'interno, non essendoci i fogli cerei già stampati, le api hanno la possibilità di costruire il favo come meglio credono, quindi anche le dimensioni delle celle saranno diverse. Se la famiglia ritiene che in quel momento c'è bisogno di allevare fuchi, per esempio, la celletta sarà un po' più grande rispetto a quella che costruirebbero se dovessero invece aver bisogno di api operaie.
Allo stesso modo, nel momento in cui vogliono immagazzinare il miele, creeranno delle celle ancora più grandi e in questo caso anche leggermente inclinate verso l'alto per evitare che il miele ancora non opercolato possa scivolare in basso. In più, non essendoci all'interno il foglio cereo, abbiamo tutti quei residui chimici che possiamo invece trovare all'interno del foglio cereo prestampato, che utilizza sempre la stessa cera e quindi può contenere tracce o dei pesticidi che le api portano all'interno dell'arnia perché sono andate a bottinare per esempio in un campo dove era appena stati sparsi gli insetticidi, oppure anche i trattamenti che noi facciamo per combattere le varie malattie delle api. In questo caso la cera è sempre perfetta, è sempre pulita perché le api la rifanno di volta in volta. Chi utilizza questa apicoltura, che viene chiamata più naturale, sostiene anche che all'interno di quest'arnia le api siano più sane, proprio perché non ci sono residui chimici e perché possono loro decidere in qualunque momento come ottimizzare il loro nido. Ciao, ci vediamo presto!